Ox, sei dal vivo. Salve cari amiche e cari amici. Qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan. Oggi ho occasione di caricare dal vivo, caricare dal vivo, di fare questo live dove parleremo un po' delle varie cose, tanto che sono le 16:30. Vediamo un po' di qua, dice video commenti del canale. Ieri ho fatto due video, spero vi piacciono. In uno ho trattato della morte del famoso corridore di automobili, intanto l'antivirus ha smesso perché ci sono i programmi qua in Windows. Purtroppo quando smette l'antivirus ti oscura tutto. Qua devo abbassare, se no mi sto filmando con la mia vecchia webcamera del 99. Come si potrà apprezzare dalla risoluzione dell'immagine? Ma visto che la mia ultima live l'hanno visto in molte persone, allora ho deciso di trasmettere in live. Poi dal riproduttore da dove trasmetto la live si vede benissimo, dalla pagina di Chrome invece no. Allora, i fatti della settimana che ho parlato nei miei ultimi due video, che era una settimana che non facevo video, sono i seguenti: la morte di Niki Lauda, che è morto ad appena 70 anni, oggigiorno 70 anni non sono niente, e le elezioni al Parlamento europeo, credo, dei nostri rappresentanti, si terranno il 20-26 maggio di questo mese. E io francamente non so quale notizia sia più tragica: se la morte del nostro corridore, del nostro amato corridore, o la morte della politica italiana, che in pratica è quello che non ci vogliono dire, che la politica italiana è morta in un certo senso, e ne stiamo vedendo l'agonia. Infatti, ma come per più di 20 anni andavano quelli del PD e del PDL a porta da Bruno Vespa a litigare su tutto, e poi che c'era Bersani che diceva: io a Berlusconi lo voglio battere nella politica, non attraverso i processi, e non concedeva a non concedeva di togliergli l'immunità parlamentaria, perché diceva che Berlusconi andava vinto nella politica, non andava vinto togliendogli l'immunità parlamentaria nei tribunali. E invece Berlusconi ha vinto perché innanzitutto grazie a Bersani che non e al PD che non gli toglievano l'immunità parlamentaria, perché anche loro avevano da perdere, l'avrebbero dovuta togliere anche a loro. Berlusconi ha visto come molti dei suoi processi sono caduti in prescrizione. Infatti molti parlamentari hanno votato contro il processo rapido, perché più è lento il processo più può cadere in prescrizione. E poi non l'ha vinto neanche nella politica, perché Bersani ha sempre perso. Ma no, ma non sarà mai, non stiamo qui
a pettinare i ricci, le sue battute, i suoi proverbi storpiati. È vero, e non è vero, ha fatto sì che Berlusconi vincesse nella politica e vedesse tutti i suoi processi per i quali era imputato cadere in prescrizione, che passavano i decenni. Berlusconi, una moda mondiale, comunque diceva che a lui lo perseguivano politicamente, i processi erano processi politici, ma se molti di quei processi risalivano agli anni 60 e 70, questioni di era considerato il palazzinaro, il cementaiolo d'Italia, e con gli appalti edili, con c'era Crazi di mezzo. Poi ha fondato la Mediaset perché a Crazi e al Partito Socialista e al Partito Socialdemocratico mancava la quarta Rai. Quindi lui, con tutto quello che ha risparmiato, per dirlo in questi termini, ha fondato la Mediaset, capito? Che gli è rimasto di resto la mancia, invece di pagarci le tasse, ha fatto la Mediaset, e poi un'altra cosa, ha fatto anche la Fininvest, ha fatto Milano 2. La prima Mediaset era una televisione condominiale della sua Milano 2. È così che si diventa ricchi. Vabbè, poi anche ha iniziato a trasmettere in diretta con 3 televisioni, quando la legge diceva che a livello nazionale si poteva avere solo un canale. Anzi, la legge neanche parlava di un canale a diffusione nazionale, perché l'unico canale a avere il monopolio da trasmissione a livello nazionale era la Rai. Infatti anche la Rai molte volte ci mentiva, perché dicevano diretta differita, sarebbe come dire in YouTube adesso le premier non sono dirette, tu ti sei fatto il programma ma lo trasmettono come una diretta, quelli di YouTube. La gente può commentare nel chat dal vivo e tu puoi rispondere dal vivo, ma in pratica l'hai registrato 5 minuti prima, 5 ore prima, 5 mesi prima, carichi la premier e viene come una diretta, la gente lo vede come una diretta. Ecco, la Rai le partite di calcio le trasmetteva in premier, cioè le trasmetteva in dirette differite. Siccome c'era un log, cioè un lag, per un lag non potevano trasmettere, c'era un filtro tecnologico. Difatti anche adesso le dirette sono dirette per modo di dire, perché passano attraverso la centrale, diciamo. Allora le dirette sono sempre in differita di 30 secondi, 2 minuti, 5 minuti, non è proprio quello che avviene dal vivo. Infatti basta che tu cambi di canale, trasmettono la stessa diretta di calcio e vedrai che a volte qualche canale è in ritardo di qualche secondo, di 30 secondi, di 2 secondi su quello che stava trasmettendo l'altro canale. Quindi nessuna diretta è proprio quello che sta succedendo in questo preciso momento, ma è una differita di qualche secondo o a volte qualche minuto. La Rai trasmetteva in diretta differita e si vedeva dopo qualche minuto quello che era successo. Alla fine la Mediaset ha iniziato a fare lo stesso, a trasmettere in dirette differite, registravano l'evento e magari avevano delle cassette, dei tapes VHS o altro supporto piccolino, e quindi registravano 5 minuti, 10 minuti alla volta, 5 minuti, e mandavano in onda, e mandavano in onda, e così si dava la sensazione che era proprio quello che sta succedendo. Hortus Biologicos, finalmente un nuovo video, grazie amico mio. Grazie a te Hortus Biologicus. Ti sei visto il video che ho fatto ieri? Ieri ho fatto 2 video, uno sulla morte di Niki Lauda. Ti invito anche a vedere il mio video su Schumacher,
un altro non ho fatto su Ayrton Senna e un altro invece su, aspetta, sì, sulle elezioni europee. Quindi se ti interessano i miei ultimi video, ti invito a guardarli. Non so se li hai già visti. Ecco, caro Hortus Biologicus, ho fatto ieri, ho caricato due video, se ti interessano. Ancora no, non mi sono apparse le notifiche, perdonami, lo farò subito. Non hai bisogno di scusarti, caro amico, per carità, ma d'altra parte se non compaiono le notifiche vai a cercare sotto la voce video oppure cerca in community nel mio canale. E anche a tutte e tutti voi che guarderete questo video, cercate in community, perché in community io ho della disgrazia che è successa a mia madre, che adesso la dovranno operare al braccio. Quindi se volete sapere notizie circa di me, notizie mie, cercate in community. C'è una voce proprio, home video community. Se voi volete pubblicare qualcosa di vostro nel mio canale, i vostri ultimi video, commentari ai miei video, aprire una discussione tematica, magari mettendoci delle foto su un argomento che vi interessa, aprire una discussione nel mio canale, siete invitati, oltre a commentare i miei video, potete aprire una discussione nel mio canale, cercate community e troverete il link, perché basta che andate in community al mio canale, potrete per esempio con una foto illustrativa commentare un argomento che vi interessa, fare pubblicità ai vostri video. Sono convinto che voi nella vostra community farete pubblicità ai miei video o al mio canale. Ecco qua, adesso scopiazzo il link. Ecco qua, community. barra community. In questo modo se entrate nella mia community e parlate degli argomenti che più vi stanno a cuore, magari illustrandoli con immagini, oppure mettete il vostro canale, i vostri video, io farò altrettanto con voi. In questo modo ci sponsorizziamo a vicenda, ci aiutiamo a vicenda, collaboriamo a vicenda. Una mano lava l'altra e tutte rimangono pulite. Allora dicevo, Hortus Biologicus, ti chiedo una gentilezza, se puoi pubblicare un mio video sul tuo canale, si chiama Nubi Bolari. Bene, benissimo, lo farò appena posso. Però sai che ho già pubblicato, mi sembra, un video tuo, e quindi vai a cercare che
Ah, no, non credo sei te, è il nostro amico. Lo farò, metterò vari dei tuoi video. Oh sì, pianta, sì, sei tu. Ho messo pianta di acacia fiorita. Già, comunque metterò nubi polari. Comunque se tu cerchi una settimana fa, che è da una settimana che non facevo video, poi li ho fatti ieri sera, ho fatto delle live. Però pianta di acacia fiorita, ieri notte, forse era luna. Pianta di acacia fiorita. Sì, il cielo di questi ultimi tempi è veramente particolare, strano a dir poco. Allora, Ortos Biologicus pubblicherò nel mio canale, o meglio, darò il suggerimento di guardare il tuo video nubi tubolari. Però se vai a vedere in community, a parte che ti invito a guardare tutta la cronologia di community, così vedrai le storie che da più di 1 o 2 mesi ho caricato appena ho scoperto questa funzione, perché tu devi sapere e dovete sapere tutte e tutti voi, questo community l'avevano cancellato quelli di YouTube, quelli di Google, ma è successo che hanno cancellato anche Google Plus. Allora è ritornata questa funzione, ma con delle funzionalità aggiuntive, che nel passato non potevi pubblicare una foto e non potevi pubblicare o i video o video di altri, ma adesso puoi mettere il link. In questo modo appare l'anteprima anche di video di altri canali. Puoi mettere altri canali, puoi mettere il link di qualsiasi sito, puoi caricare foto, puoi scrivere commentari, e quindi è una maniera di avviare discussione nei canali di altri, lo consentono, e di avviare discussioni nel proprio canale. Per esempio, adesso lo farò con Ortus Biologicus, e caricherò il suo video nubi tubolari appena potrò. E lo faccio anche con i miei video, con i miei nuovi video, quindi lo farò anche con questo, non adesso, ma questa notte probabilmente, che una volta finita questo live. Non è difficile, caro Ortus Biologicus. Per esempio, ti ho messo il link lì sopra, no? Non so se si vede, adesso te lo riappiccico. Tu fa clic in questo link, youtuber.com user Sant'Enchan community. Se tu stai con l'applicazione del cellulare, basta che tu vai nel tuo profilo e leggi community. Leggi community dal cellulare, non puoi selezionare il video, però puoi mettergli il link. Allora, certo, dovresti usare il brownsware dal cellulare, dall'applicazione è un po' più difficile, io non so. Io uso il brownsware nel computer quando posso, oppure uso il brownsware nel cellulare. Allora tu cerchi nel tuo il tuo canale nel browser tipo Google Chrome, metti video, scegli il tuo video selezionando il link, vai nell'applicazione in community, appiccichi nel testo il link. Quando pubblica il link apparirà l'immagine del video. Comunque se vai nella mia community, l'applicazione di YouTube, cerchi Sant'Enchan, vai nel mio canale, scegli community e scrivi quello che più ti piace. Ci puoi mettere il link del tuo video, oppure carichi una foto. Per esempio, se non ti va di mettere il link del tuo video, fai una foto del cielo volare, scrivi: venite sul mio canale a guardare il video che ho fatto oggi sulle nubi tubolari. Carichi la foto e pubblichi, così la gente guarderà la foto del cielo e leggerà il testo.
Ma adesso abbiamo deviato un po' dal perno della discussione. Voleva essere un altro video di pomeriggio 16:50. L'altro live ho fatto, l'altro live è stato una settimana fa. E pensa, caro Hortus Biologicus, e pensate, care amiche e cari amici, che lo hanno visto, e lo hanno visto questo live anche amici nordamericani, che uno mi ha scritto in inglese: peccato che mi sono perso anche questa live. Mi ha scritto una persona che conosco in Facebook, che mi guarda e dice che mi guarda perché gli piace ascoltare e parlare in italiano, visto che lui da giovane negli anni 60 lo aveva imparato. Quindi mi guardano anche dal Nord America e da altre parti del mondo persone che vogliono imparare a parlare in italiano perché dicono che io parlo bene, e persone che parlano in esperanto perché c'è un'affinità con l'italiano. Quindi sono contento per tutte queste persone, tutti questi nostri cari amici, e niente, io sto cercando adesso, poi ho fatto una diretta dopo tanto tempo, non ho fatto molte dirette ultimamente, sto cercando, ne ho fatte due, così. No, non ho fatto molte dirette. Questo è il bello della diretta, che sto, beh, una diretta l'ho anche fatta 3 mesi fa. Come passa il tempo? Poi a volte mi viene la pigrizia e non faccio i video, anche perché leggo, perché faccio altre cose, ma un video che vi consiglio: Evil and the Good in the Sacred Text, il male ed il bene nei testi sacri. Poi dopo che ho fatto quel video, vabbè, sono successe tante cose e ho fatto tanti video. Quel video l'ho fatto un mese fa, quasi due, 45-50 giorni fa. Speriamo che non continuino a succedere tante cose. Poi ho fatto un video parlando del vero volto di Mr. Flame, e non so perché non interessa molto, lo posso anche capire, ma insomma io ho dato in esclusiva a conoscere una fotografia che ho fatto di Mr. Flame, perché in internet tutti volevano conoscere il vero volto di Mr. Flame, tutti volevano conoscere il vero nome di Mr. Flame. Chi era che si celava dietro la maschera di Mr. Flame? Chi è? Perché è ancora vivo. E ho fatto un video titolato Il vero volto di Mr. Flame, però l'hanno visto solo 4 persone. È triste, perché io volevo fare uno scoop. Io volevo fare uno scoop, lanciare uno scoop
infatti sono andato fino a dove vive Mr. Flame, sono andato, se no non sto nel riquadro, con il ciuffo tipo banana salto fuori dal riquadro. Allora sono andato sotto la casa di Mr. Flame, dicevo, e io ho scattato delle foto. Lui al principio, che è uscito senza la maschera, lui al principio ha sorriso, poi appena ha visto e gli dicevo Mr. Flame sei tu, ha corso dietro, ma io più veloce me la so data a gambe e per poco cado, capito, in cespico. E tutto questo l'ho fatto per voi, cari amiche ed amici telespettatori e telespettatrici, anzi youtuber spettatori, youtuber spettatrici. Tutto questo l'ho fatto per voi, capito? Non siate ingrati, non siate ingrati, eh? Almeno un po' di riconoscenza, almeno guardate quel video, appagate la vostra torbida curiosità di sapere una buona volta per tutte, una benedetta volta per tutte, chi è Mr. Flame. Io l'ho scoperto. Vedete qual è la sua casa, qual è il volto che si nasconde dietro quella maschera, qual è la sua voce tanto normale come arrabbiata, dove vive, qual è la sua faccia, come si chiama, che nessuno lo sa. E io ve l'ho fatto vedere, io ve l'ho mostrato, il vostro youtuber italiano Sant'Enchan, che va sempre a fondo nelle verità, capito? Allora guardate quel video, il vero volto di Mr. Flame by Sant'Enchan. Mi raccomando, commentatelo, dategli like o dislike e condividetelo affinché tanti altri possano vederlo, perché ho cercato il volto Mr. Flame e tutto il mondo ne parla, in YouTube soprattutto tutto il mondo cerca delle spiegazioni, tutto il mondo carica costantemente dei video dicendo questo è il vero volto di Mr. Flame, questo è il vero volto di Mr. Flame, questo è il vero nome di Mr. Flame, questo è il vero nome di Mr. Flame. Ma nessuno, giuro, giuro su quanto di caro è in voi, giuro sulla monetizzazione dei vostri canali di YouTube, giuro che basta, che io ho pubblicato nel mio video l'unica, la vera, verace, veramente vera foto della faccia di Mr. Flame. E vi dico di più, Mr. Flame è molto influente, quindi non so se mi costringerà a levare il video o se YouTube me lo farà levare o lo cancellerà direttamente. Ma guardate quel video, il vero volto di Mr. Flame edito da Sant'Enchan, prima che dal mio canale sparisca. Io ve lo dico, se siete interessati a sapere chi è Mr. Flame, se no evidentemente non guardatelo, capito? E abbiamo fatto 30 minuti, 29 e mezzo. Io niente, che dici? Basta, ci sono tutti i programmi che cercano di installarsi. Tutto un casino di programmi, i messaggi. Vabbè che si chiama Windows, ma qua si aprono un sacco di finestrelle
Hasta oggi no, non voglio attualizzare. Ieri ho perso tanto tempo attualizzando. Sono già le 17. Ne approfitto perché beh, vabbè, ho avuto, dicevo che ho avuto degli spettatori che si sono complimentati con me le mie live, ma sono degli spettatori di lingua inglese. Mi hanno detto: peccato che ho perso la tua live, sarà per un'altra volta, gli ho detto io. Quindi significa che mi seguono anche persone che non parlano in italiano, che parlano in inglese, per esempio. D'altra parte, io nel mio canale ho 1200 iscritti, 1200 e passa, non so adesso quanti. E poi vorrei sapere che succede quando si raggiunge quota 1000 video, così tanto per sapere. Comunque adesso ho fatto mezz'ora di video, io so per esperienza e dopo la mezz'ora è difficile che guardino il video, anche se sono delle persone che mi seguono sempre molto gentilmente, come Hortus Biologicus e anche altri che adesso vediamo, perché poi deve ricaricare la pagina, è un casino. Eh, per esempio saluto World of Games. Ciao World of Games, saluto Sed Sorelle, fanno loro due dei video molto interessanti. Saluto Freddy Krueger 5000. Ciao Freddy Krueger, anche i tuoi video sono molto interessanti. Non so perché 5000, forse me lo spiegherai, forse è un mistero. Saluto Gennaro Gelmini, video interessantissimi, documentari anzi sul patrimonio storico italiano. Purtroppo ultimamente non ho potuto vedere i tuoi video, molti perlomeno. Gennaro Gelmini, però adesso mi rimetterò in pari appena potrò, forse questa sera, invece di guardare la Rai che ci obbliga a pagare il canone nella fattura, nella bolletta dell'elettricità. Allora guardate anche i video di Gennaro Gelmini, oltre a tutti quelli menzionati prima, che fa dei video molto belli di storia e di archeologia, di archeologia urbana. sai per cat fa dei bellissimi video. Ciao, ciao Cyper Cat, grazie che ti è piaciuto il video su Zygmunt Bauman. Poi ecco, hello Matte Schum, che mi ha commentato un mio video, l'ultimo live che ho fatto. E poi Hortus Biologicus, ciao Orto Biologicus. E poi chi altro c'è, che non vado a cercare molti commentari? La Ciava e il Ciango, la Civa, ciao la Civa e il Ciango, da molto tempo che non ti sento. La Civa e il Ciango, ciao. E poi Lolotez 1, ciao Lolotez 1. Troppe Channel, ciao, anche gli ultimi canali fanno dei video molto interessanti, per esempio la Civa e il Ciango, soprattutto di musica. Loro Tez 1, video interessantissimi. Sed Sorelle fa dei video molto belli. Freddy Krueger, video bellissimi. Non so se tutti i video bellissimi fanno. Rope Channel, video bellissimi.
Leonid Turkadze, Leonid Turkadze, ciao, come stai Leonide Turkadze? Non so se fa dei video, ma seguitelo, e ti saluto Leonide Turkadze. Leonid Turkadze, spero di pronunciarlo bene. Venom TV, sagace, mordace, fa anche lui dei video interessanti. I tuoi commentari sono austici, ma vabbè, io accetto le critiche purché siano improntate sul rispetto, se sono sarcastiche mi piacciono lo stesso. Quindi i miei video commentateli anche se in tono sarcastico, ironico. L'importante è lì, denunciate tanto meglio, vuol dire che mi seguite con senso critico e a me piace la critica. Scrivete qualsiasi commentario, l'importante è che sia rispettoso della mia persona. Poi date dislike, date like, condividete i miei video anche affinché anche altri possano commentarli. E poi Venom TV fa dei video belli in cucina con la suocera, travel e discovery. Non so come si pronuncia, discovery, travel and discovery. Video bellissimi di cucina, logicamente, quindi vi consiglio di seguire anche in cucina con la suocera e travel e discovery. Non so che altro consigliarvi. Amleta Bloom, ciao Amleta Bloom, non fa molti video ma è una persona molto simpatica. Non riesco più a trovare altre persone, altri canali. Ah, Matteo Agostini, non so se fa dei video ma mi dice che sono un genio. Tutorial di idraulica domestica, come sbiancare il sanitario, mi dice che sono un genio. Grazie Matteo Agostini. Nicola Eremita, ciao Nicola Eremita. Luca DZ, ciao Luca DZ. Georgi Litov, ciao Georgi Litov. Cypercat, ciao Cypercat. Il tempio di Antala, bei video, fa dei bei video, il tempio di Antala. Amleta Bloom, ciao Amleta Bloom. Vichinga make up, dei video soltanto che sono sul make up, quindi ogni tanto fa dei video che non hanno a che fare con il trucco. Comunque grazie per seguirmi, Vichinga make up, fa dei bei video fatti bene, a volte anche non hanno a che fare col nome del canale, cioè col trucco, quindi quando non sono di trucco a me piacciono. Comunque mi ricordo, resta di trucco, resta di stucco è un barbatrucco, resta di stucco è un barbatrucco. Allora forse se fa il trucco sulla barba me la potrei far crescere per fargli il trucco, non so, resta di stucco è un barbatrucco, farà del trucco per la barba, il trucco di plastico, di gomma. Comunque fa dei video interessanti e ha molti followers. King make up. Poi vediamo un po' se posso sponsorizzare altri canali, lo faccio. No, non mi esce più nulla. Ah. Pranom Ashline, Pranom Ashline, ciao Pranom Ashline. Grazie di seguirmi. Thank you for following me.
poi vabbè, DJ Mature. Ciao DJ Mature, hello DJ Mature, thank you for following me. Nomash Line, thank you. Mary Ricami, ciao Mary Ricami, grazie di seguirmi. Seguitela anche a lei, tutti gli ultimi canali fanno dei video bellissimi. GDE Supertama, hello GDE Supertama, you do wonderful videos, thank you for following me. Lui fa dei video bellissimi, è un asiatico che fa dei video sulla cultura del suo paese, come tutti noi dovremmo fare. E poi vabbè, e poi sono tanti i commentari che ricevo, quindi dovrei scrivermi tutto, dovrei scrivermi, capito? Ma se voi volete che vi sponsorizzi il canale, if you want that I sponsorize your YouTube channel, commentate i miei video, comment my videos. Blannat, hello Blannat. Blannat, thank you for following me. Fa dei video molto belli Blannat. E adesso Marco Valdo, ciao Marco Valdo, grazie di seguirmi. Lui fa dei video molto interessanti. Luna Gray, ciao Luna Gray Channel, fai dei video molto belli, grazie di seguirmi. Video bellissimi Luna Gray Channel, grazie di seguirmi. Luna Gray, Kung Fu Bruce Lee, non so chi è, ha commentato un mio video. Alessandro Arcangeli, grazie di seguirmi, credo che abbia anche lui degli ottimi video che vi possono interessare, non so se li carica. Alessandro Arcangeli, grazie di seguirmi. Ciao Alessandro Arcangeli. Poi non so che altro dirvi, adesso vorrei tagliare questa diretta. Gennaro Gelmini di nuovo, Marco Valdo di nuovo, ciao Marco Valdo, Alessandro Arcangeli, Ortus Biologicus, Maria Gabriella Acquista Pace, mi seguiva, non so se ha caricato dei video, credo di no. Non ti seguo più, ritengo che tu non sia sincero, metto in dubbio la storia della caduta di tua madre, hai dato del meschino a chi non condivide i tuoi video. Io intanto sponsorizzo sempre i canali degli altri, come vedi, quindi una mano lava l'altra. Non hai del contenuto nel tuo canale e quindi non ti posso sponsorizzare a te o condividere i tuoi video, non ne hai. E poi vabbè, fa altri commentari, io intanto gli ho risposto, io non ho mai dato del meschino a nessuno, purtroppo
mia madre ha ancora il braccio ed il resto del corpo dolente. Purtroppo hanno trovato che addirittura ha una frattura al braccio, perché in un principio mia madre ha speso 45 giorni perché il primo medico gli aveva fatto una diagnosi che non c'era frattura dopo la caduta. E allora è stata in riposo 45 giorni, ogni tanto andava dal medico, poi è andato in un'altra clinica e si è scoperto con delle analisi più accurate che c'era purtroppo la frattura e adesso si deve operare. Non so se ti farà piacere, Maria Gabriella questa pace, sempre che tu questo video lo guardi, perché hai smesso di seguirmi. Mi fa piacere, gli dissi, che almeno ti ho fatto conoscere una nuova amica che altrimenti non avresti mai conosciuto, però sappi che è stata lei ad utilizzarmi ed non io a lei, chiaro. Sempre mi taggava nelle sue foto di Instagram per avere più followers e likes, ed ha iniziato ad osteggiarmi quando non riceveva più likes. Allora di di alla tua amica che grazie a me ha avuto migliaia di likes in Instagram. Infatti poi la mangia pizze all'ananas, la hawaiana quella, mi ha detto che ha dovuto chiudere vari profili di Instagram per violazione dei termini di Instagram. Quindi evidentemente non ha fastidiato solo me, ma ha fatto lo stalker e il bullying ad altri, come ha fatto anche a me in Instagram peraltro. Quindi voglio dire, è una persona è un po' aggressiva, questa mangia pizza all'ananas. Poi Maria Gabriella questa pace, dopo aver lanciato la pietra, nasconde la mano perché dice: Tanten Chan, problemi vostri, vedetevela tra di voi, non disturbarti a mandare foto. Ti ho già detto come la penso, grazie ancora. Come la pensa? Perché diceva che l'incidente di mia madre sarebbe stata una menzogna. Hai perfettamente ragione, sono problemi miei, ma i fatti da te esposti sono la versione di quella signora che mi ha sfruttato. Non sono fatti, sono bugie. Poi da te poi te devo dire fa un poi che te devo dire, fa un po' come credi. Hai ragione sul fatto che non ti devo rendere spiegazioni, ho già 50 anni passati io. Usali saggiamente i tuoi 50 anni, mi dice Maria Gabriella questa pace. Faccio prima, ma prima di che trovalo tu il lavoro, cara amica. A parole sei tanto ma tanto, anzi che dico tantissimo brava, ma io sai, ma lo sai com'è difficile, eccetera. E tutta questa discussione con Maria questa pace è saltata fuori la mangia pizza all'ananas. Lei dice non vivere di espedienti. Vabbè, poi non mi ha più risposto. Comunque l'amica hawaiana riceveva migliaia di like perché nei suoi articoli, nelle sue foto, poi lei aveva pochi followers. Lei diceva che lo faceva per aiutarmi, ma a lei la seguivano 100 persone, a me 2000. Chi la aiutava? A chi? Io l'aiutavo a lei, non lei a me. Ma lei mi diceva che mi voleva aiutare, l'ironia di tutto, no? E nelle sue foto metteva l'hashtag Santen-chan, che è l'hashtag che uso io perché possano trovare tutte le mie foto, parte di esse perlomeno in Instagram, e metteva anche chiocciola Santen-chan. Quindi il youtuber italiano, hashtag youtuber italiano, hashtag Italian youtuber. E poi diceva di seguirmi, ma in pratica quando io facevo clic sull'hashtag Santen-chan mi ritrovavo con le foto sue. C'erano più foto sue con l'hashtag Santen-chan, l'hashtag del mio profilo, non foto mie. Ne aveva pubblicate più di 1000 e in ogni foto c'erano 1000 like, perché io ho molti più followers in Instagram
non in YouTube, immaginatevi voi. E addirittura c'ho molte c'ho molto più molti più like in Instagram, quindi chi si avvantaggiava di me era lei. Poi taglia dicendo che io la volevo sfruttare. Hortus Biologicus, io ti seguo sempre, per me è un piacere seguirti. Grazie caro amico, anch'io ti seguo ed è un piacere seguirti. Appena posso guarderò tutti i tuoi ultimi video e li metterò nelle mie stories. Allora cari amiche ed amici, vi ho fatto anche la sponsorizzazione dei canali Hortus Biologicus. Mi raccomando, ho sponsorizzato il tuo canale, adesso va a tutti i tuoi amici di YouTube, digli che se vogliono che io li sponsorizzi a fine video, e dico a fine video perché nel passato sponsorizzavo a inizio video e poi non guardavano il video, loro devono commentare i miei video, dargli like, e così io sponsorizzerò tutti i canali di YouTube che commentano i miei video, perché quelli che non commentano i miei video non li sponsorizzo. Tu hai partecipato alla chat e hai sempre commentato i miei video, quindi ti sponsorizzo Hortus Biologicus. Però lo dico pure a tutti i tuoi amici che ti seguono, se vogliono i loro video siano sponsorizzati, dillo in un video tuo. Tutti quelli che ti seguono vogliono avere il video sponsorizzato a fine di un mio video, io che ho molte visualizzazioni ed iscritti, mi raccomando, digli di commentare i miei video quanti più video possibile, meglio è, di dargli like o dislike e poi condividerli se possono. Allora io a fine video mi faccio una lista di tutti quelli che hanno commentato i miei video e li sponsorizzo. Adesso sono quasi un'ora che trasmetto, non ne posso più, mi scuso e vi devo lasciare 52 minuti, poi nessuno guarderà questo video per intero. Allora mi dispiace di tagliare qua la diretta, ma non ne posso più. Big Ben ha detto stop, come diceva Enzo Tortora. Big Ben ha detto stop. Qua in questo caso Sant'Enchan ha detto stop. Cara amica, cara amica Maria Gabriella, questa pace veramente di pace, cara Maria Gabriella, questa pace di pace ne devi acquistare molta. Io ti consiglio di acquistare pace prima di fare altri commentari, perché veramente è ingiusto che tu mi dica a me che mento, che trato male le persone che cercano di aiutare, che non sai niente, non sai niente, che quella hawaiana mi ha sfruttato in Instagram. E poi a lei, perché lei mi ha confidato in un messaggio privato che io non ho fatto la foto, gli hanno cancellato molti profili di Instagram dal momento che ha avuto problemi con altri instagrammer, non con me, con altri. Allora io gli ho detto metti l'hashtag Sant'Enchan nelle tue foto, in questo modo recupererai gli iscritti che avevi. Infatti ha avuto tante like nelle foto che metteva il mio hashtag Sant'Enchan, e poi ha avuto migliaia di like in centinaia di foto. Il fatto sta che io facevo clic sull'hashtag Sant'Enchan e non trovavo più le mie foto, trovavo migliaia di foto sue. Quindi mi ha sfruttato in Instagram questa amica hawaiana, che adesso è amica tua e non mia. Questo succede a presentare certe amicizie fra di loro, fanno comunella e poi diventano nemici tuoi, in questo caso nemiche tue. Ma non lo so, siete gelose di me, siete gelose. Però cara Maria, cara Maria Gabriela, questa pace, acquista un po' di pace, acquista saggezza. Ciao, ti lascio. Ciao Hortus Biologicus. Ciao ciao, e mi raccomando, non mancate di seguirmi in un altro live.
io adesso devo tagliare, mancano meno di 5 minuti a fare un'ora, ma non ci voglio arrivare. Ciao. Devo mettere qua. Cara Maria, acquista pace, hai capito? E guardi questo video, se qualcuno glielo fa vedere, gli dica le cose che ho detto riguardo la mangiatrice di pizza all'ananas. Perché purtroppo uno si fida di quello che dicono gli altri, ma non si fida di quello che dicono le persone interessate, che mi sembra un'ingiustizia. Parlano di me, parlano male, si fidano degli altri. Perché? Perché improvvisamente questa hawaiana ha iniziato a fare commentari all'impazzata, a cavolo di cane, su tutti i miei video, e poi soprattutto a rispondere a quelli che commentavano i miei video. Lei ci ha creduto, ma è stata, sei stata la sola, Maria Gabriella questa pace. Di tutti quelli che mi seguono e che mi commentano, Maria Gabriella questa pace, sei stata la sola a credere a questa hawaiana, mi ha sfruttato in Instagram, e che io anche ho creduto alla sua amicizia. Quindi non ti fidare di questa mangiatrice di pizze all'ananas, questa hawaiana impazzita, che veramente è una traditrice, e come ha tradito me inizierà poi a fare lo stalkeraggio e il bullismo a te. Tanto vi sarete anche conosciuti in Instagram, se no conoscerà, perché è veramente una paranoica. E quindi io ti consiglio, cara Maria a questa pace, di Maria Gabriella a questa pace, di non dargli retta, non dargli retta, non dargliela vinta, perché veramente si pesca nel torbido. Io ti ho avvisato, Maria Gabriella a questa pace, io ti ho avvisato, io ti ho messo nell'avviso di non seguire quella scriteriata, con tutto il rispetto parlando, perché anche se tu guardi come parla nei video, a voce da papera nasali, mi ha criticato quando ho fatto dei video in inglese e parlo male in inglese. Qua, poi ha iniziato a criticarmi dicendo i tuoi video non li guarda nessuno perché non si capisce quello che dici, parli in italiano. Ma lei sono 2 o 3 anni che mi segue in Instagram e sa benissimo, perché nel mio profilo c'è scritto Tanten Chan, lo youtuber italiano. E quindi se lei si mette a guardare i miei video e dice nessuno li guarda perché nessuno li capisce, sono in italiano, ma che c'ha qualcosa contro gli italiani? È successo che lei si è messa a guardare uno youtuber italiano, che si può aspettare. Lei parla in inglese, lo parla pure male per problemi magari fisiologici di pronuncia, ma io non gli dico nessuno capisce i tuoi video perché non tutti parlano inglese nel mondo. E poi un'altra cosa, io non sarei mai capace di aggredire nessuno, ma è un comportamento il suo strano. Volevo dirti altre cose, ma è una sconsiderata proprio.
e ha iniziato a seguirmi, a dire che i miei video erano belli e a commentarli, a commentare dicendo i tuoi video sono belli. Sono apparsi questi commentari sotto ogni mio video da parte sua, e poi ha iniziato a dire che i miei video non li capiva nessuno perché sono in italiano. Come prima mi dice i tuoi video sono belli e poi mi dice i tuoi video sono brutti perché sono in italiano. Ma allora c'è da uscire matti. Quando dice la verità è sempre una bugiarda oppure è confusa? Che prima mi ha commentato alcuni video dicendo i tuoi video sono bellissimi e poi mi dice i tuoi video sono brutti e poi non li capisce nessuno. Fai sempre video allo stesso modo e poi non li capisce nessuno perché sono in italiano. Ma allora si deve mettere d'accordo in pace con se stessa, che mi commenta che sono belli e gli piacciono o non gli piacciono e che si commenta a fare che sono belli. Vedi che la sua relazione con me, la sua, era interessata e non la mia, che ha iniziato a commentare i miei video in YouTube e in Instagram dicendo che erano belli. Poi dice che li registro sempre allo stesso modo, sono brutti, non si capiscono perché sono in italiano, ma quando li commentava che erano sempre in italiano gli piacevano, mi diceva che belli che sono. Allora non ti fidare di questa hawaiana, magari io, per carità, a me mi seguono in Instagram qualche migliaio di persone, forse 2000, mi seguono in Twitter quasi 8000 persone, 1200 1300 1500 in Facebook, mi seguono in YouTube 1200 e passa persone. Non è per avere un iscritto in più o un seguace o un follower in più, io te lo dico per te. Non voglio che mi chieda scusa, tu hai dato consiglio, hai dato retta, perdono, hai dato retta a una cattiva persona che voleva denigrarmi, fare stalker. Se tu ti ripensi e inizi di nuovo a seguirmi, io non ho risentimenti nei tuoi confronti. Se tu non mi vuoi più seguire, sono sempre fatti tuoi. Però ti dico che questa persona ha voluto sfruttarmi in vario modo, c'è riuscita, e poi è riuscita a convincere soltanto te del fatto che io fossi una cattiva persona. Io non ti devo nessuna spiegazione, non ne sei obbligata a seguirmi, lo fanno migliaia di persone in ogni social network. Non ho bisogno di spiegarti la mia vita, io la espongo, ma non per giustificarmi o per dare delle spiegazioni a te o a chi che sia, ma perché voglio raccontarla, voglio condividerla, ed è differente, capisci? Capisci, Maria Gabriella, questa pace, Maria Gabriella, questa pace, io voglio che tu comprenda questo punto. Io non spiego la mia vita perché non devo giustificarla, Maria Gabriella, questa pace. Io espongo la mia vita perché voglio condividerla con tutte e tutti voi, non giustificarla. Quindi se tu senti il contrario è una tua impressione sbagliata, ma è una tua impressione, la puoi tenere. Se tu non mi vuoi seguire per questo, va bene, non mi segui, sono problemi tuoi. La gente, io nel corso di più di 6 anni, quasi 7, ho avuto molti iscritti in YouTube e molti disiscritti, non ho mai pregato perché non qualcuno ritorni. Nessuno è mai ritornato, e se sono ritornati non me ne sono neanche reso conto. Io continuo a essere iscritto a tutti quelli che si sono iscritti al mio canale, pensa un po' te, non è che vado a controllare chi si è disiscritto da YouTube che mi disiscrivo. Avrò più di 5000 iscrizioni e ci saranno 4000 3000 4000 persone che non mi seguono più. E lo stesso non in Facebook, dove se ti disiscrivi si disiscrive anche l'altro, ma in Instagram e in Twitter molti si disiscrivono, e allora bye 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 baby, ciao. E quindi voglio dire, non ti voglio obbligare a seguirmi o a guardare i miei video, perché non è per una visual in più che succede chissà che cosa.
però ho voluto fare questo chiarimento per ultimo, e chi conosce la signora che risponde al nome di 43 anni si è reinventata una vita. E questo lo dico perché non è un messaggio privato, è un messaggio pubblico, un commentario a un mio video. Maria Gabriella questa pace, chi la conosce condivida questo video, perché guardi l'ultima parte nella quale gli rispondo. È una risposta pubblica a dei commentari pubblici. Vadi bene, Maria Gabriella questa pace. Sono contento che hai 43 anni ti sei inventato una vita. Io ti facevo più giovane, però voglio dire, tu ti devi anche sapere relazionare con le persone, e non puoi dire qualsiasi cosa in commentari pubblici. Li ho lasciati, non ti ho segnalata, ma tu devi sapere a chi dai retta. La vaiana ce l'aveva con me, e sei stata l'unica che è stata convinta che io ero una persona cattiva, che la sfruttavo. Lei ha sfruttato me, non mi ripeto, ha messo l'hashtag, io la volevo aiutare, lei aveva meno followers, io ne avevo quasi 2000 in Instagram, lei ne aveva meno di 200 o di 20, che ha dovuto chiudere molti profili per aver violato le regole di Instagram. Me l'ha detto lei stessa, ne aveva una dozzina, li andava chiudendo, li andava riaprendo, li andava sospendendo. Allora, mettendo l'hashtag Sant'Enchan, riceveva centinaia di like e di visuals nei suoi video e nelle sue foto, e anche di iscritti. A un certo punto non riceveva più niente, mi sembra gli ultimi 6 8 mesi, mi sembra gli ultimi 2 o 3 mesi prima di gennaio 2019. Allora lì ha iniziato a importunarmi in Instagram, e poi è passata a importunarmi in marzo 2019 anche in YouTube. Ma è una cosa di vecchia data, che ha a che vedere il fatto che lei voleva continuare a ricevere like nelle foto dei suoi nuovi profili, dato che quelli vecchi Instagram se li chiudeva. Allora lei voleva continuare a avere 200 like grazie al mio hashtag, e ha visto che comunque la gente si era stancata di mettergli like alle sue foto, ai suoi video. Invece io continuavo a avere successo. Lei si era messa a dire che io avevo successo grazie a lei. Lei nei suoi nuovi profili non aveva questo gran successo, poi perché fa dei video allucinanti e mette delle foto dove sta sempre così, oppure si fotografa con del cibo. Io credo che lei è una patrocinatrice un po' frustrata, perché sempre fa dei video in fast food e alimentari. Forse prenderà del denaro per fare quei video e quelle foto, non lo so. Io invece faccio dei video e delle foto in Instagram, in YouTube, in Facebook, in Dailymotion, in Vimeo, in Twitter gratis. Quindi lei voleva sfruttarmi economicamente, io non avevo nessun vantaggio a aiutarla. Ciao Gabriella. Ciao Maria Gabriella, questa pace, stammi in pace. Un'ora e quasi 10 minuti, un'ora 9 minuti e 30 secondi. Vi saluto, ho fatto molto più di quanto avrei voluto fare di video, forse nessuno lo guarderà fino al finale. Ciao ciao, un saluto dal vostro Sant'Enchan, buon mercoledì pomeriggio, già sono le 6 fra poco. Sono le 6 fra poco, e buona settimana. E questa settimana non ha iniziato bene, mi auguro che perlomeno segua bene, prosegua bene, finisca meglio. Ciao, ci sentiamo. E mi raccomando, guardatevi i miei ultimi 2 video sulla morte di Niki Lauda, guardatevi anche sull'accidente di Schumacher,
E poi sulle elezioni europee ho fatto un video del 2019, di maggio 2019, per esprimere le mie idee. Allora, augurandovi pace e prosperità, anche a Maria Gabriella questa pace, Mary a questa pace, in Instagram. Vi lascia il vostro Sant'Enchan e mi raccomando, non lasciate di seguirmi. Per quanti di voi mi seguono per la prima volta, azionate la campanella, iscrivetevi al canale, anzi prima iscrivetevi al canale, poi appare la campanella, azionatela così saprete le novità. Commentate questo video e quanti video potete, così menzionerò il vostro canale nel mio prossimo video, al finale del mio prossimo video, e condividete i video che più vi piacciono affinché anche altri possano commentarli. Mi raccomando, commentate i miei video, quanti più commentari più probabilità che io sponsorizzi il vostro canale alla fine di un mio prossimo video. Quindi condividete a quanti più contatti possibile i miei video affinché li possano commentare ed io possa sponsorizzare, menzionare il loro canale alla fine di un mio prossimo video. Tutti quelli che commenteranno i miei video saranno sponsorizzati, patrocinati, menzionati, commentati alla fine di un mio video. Ciao ciao.